benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e con il video di oggi vedremo insieme alcune preposizioni. In particolare analizzeremo gli errori più comuni commessi con queste preposizioni, quelli che fanno davvero impazzire tutti gli studenti. Ad esempio, durante una presentazione io dico: sono di Italia o sono italiana? Abito a Roma o abito in Roma? Bene, se volete scoprire qual è la preposizione giusta da usare, allora guardate il mio video e ricordatevi che nell'info box qui sotto troverete un link per un'attività gratuita per praticare le regole imparate oggi. Iniziamo a vedere la lista delle preposizioni che sono sbagliate più spesso. Cominciamo con l'errore numero 1. Ad esempio, come rispondo alla domanda di dove sei? Sono di Italia è un errore. A questa domanda devo rispondere sono italiana. Cioè devo usare un aggettivo di nazionalità. Se voglio invece specificare la mia città, in questo caso posso dire sono di Roma. Quindi dirò in generale sono italiana di Roma, oppure sono francese di Parigi, sono americana di New York. C'è un altro caso in cui posso usare la preposizione di accompagnata alla nazione. Ad esempio, quando voglio specificare quale parte dell'Italia. Posso dire sono del Sud Italia. Ho usato la preposizione articolata di più il. Ricordate che la preposizione di infatti indica l'appartenenza territoriale, quindi a un luogo, un posto, una città o una nazione, appunto. Bene, continuiamo con gli errori più frequenti commessi con le preposizioni di luogo. Quelle preposizioni che indicano il luogo, il posto, e possono essere usate con verbi che indicano una certa staticità, come il verbo essere o stare o abitare, trovarsi, o verbi che indicano movimento, come il verbo andare, partire, venire, passare. Bene, si possono dividere in 3 gruppi differenti in base alla funzione che hanno. Ad esempio, abbiamo le preposizioni di stato in luogo e sono usate appunto con i verbi che indicano una certa staticità, come il verbo essere, stare, e indicano dove si trova, dove è qualcuno o qualcosa. Poi abbiamo le preposizioni che hanno funzione di moto a luogo e vogliono indicare il luogo verso cui si va, la direzione. Infine abbiamo le preposizioni che hanno funzione di moto da luogo e vogliono indicare invece il luogo da cui si proviene, dunque l'origine o la provenienza. Analizziamo adesso l'errore numero 2. Ad esempio, come rispondo alla domanda dove abiti? Abito a Roma o abito in Roma? E alla domanda dove vai? Vado a Roma o vado in Roma? Bene, bisogna fare attenzione perché le 2 preposizioni in e a possono avere la funzione di stato in luogo o moto a luogo. Ma in questi casi, qual è la preposizione giusta da usare?
bisogna fare attenzione perché quando il luogo è indicato da una città o una piccola isola, devo usare la preposizione a. E quindi dico abito a Roma o abito a Capri, oppure vado a Roma, vado a Capri. Ma attenzione, perché quando parliamo invece di una regione, di una nazione, di un continente oppure di una grande isola, devo usare invece la preposizione in. E quindi dico vado o abito in Italia, in America, in Toscana o in Sicilia. Bene, queste sono le regole che dovete assolutamente ricordare. Come abbiamo detto, le due preposizioni a e in possono indicare stato in luogo o moto al luogo. Ma il problema esiste quando parliamo di luoghi generici. E qui ci facciamo la domanda, ad esempio, quando abbiamo la parola casa, quale preposizione dobbiamo usare? Oppure la parola piscina o bar? Bene, in questi casi non sempre esiste una logica e quello che vi consiglio di fare è provare ad usare la memoria e quindi memorizzare qual è la preposizione che comunemente si usa con queste parole. Vediamo una piccola lista che sarà sicuramente per voi molto utile. Ad esempio, con la parola casa usiamo a. La parola teatro o scuola sempre con la preposizione a. Invece con la parola pizzeria oppure gelateria o farmacia, quindi tutte parole che finiscono con ia, usiamo la preposizione in. Ancora si usa la preposizione in con la parola piscina oppure ufficio o montagna o campagna. Bene, in ultimo abbiamo un esempio, ad esempio con la preposizione al, che è una preposizione articolata, quindi a più il. E si usa con questa preposizione, ad esempio, la parola bar o cinema, oppure ristorante, supermercato, mercato. Bene, come vedete non esiste proprio una logica, quindi quando parliamo di luoghi generici provate a memorizzare almeno quali sono le parole con la giusta preposizione. Errore numero 3. Alla domanda da dove vieni, come è giusto rispondere? Vengo da Italia o vengo dall'Italia? Bene, la risposta giusta è dall'Italia, ovvero devo usare una preposizione articolata, da più articolo. La preposizione articolata si usa sempre quando parlo di nazioni o di grandi isole o di continenti o di regioni. Fate attenzione però, perché quando parlo invece di una città o di una piccola isola, posso dire vengo da Roma o vengo da Capri. Ricordate sempre che questa preposizione, la preposizione da, in questo caso ha funzione di moto dal luogo, ovvero indica il luogo di provenienza, di origine. Ma è anche una preposizione che può creare tanti problemi, perché può avere anche un'altra funzione. Ad esempio, e qui arriviamo all'errore numero 4. Come dite? Qual è la risposta a questa domanda?
Dove vai? Vado da Marco o vado a Marco? Oppure vado ai nonni o vado dai nonni? Vado al dottore o vado dal dottore? Bene, in tutti e tre gli esempi io ho usato la preposizione per indicare il modo al luogo, ovvero la direzione verso cui vado. In questo caso può significare a casa di Marco, a casa dei nonni o allo studio del dottore. Bene, come vedete è la funzione di modo al luogo. Si usa il da quando parlo del nome proprio di persona, come ad esempio Marco. Quando invece parlo di un nome comune di persona, come può essere nonni o dottore o parenti, eccetera, allora devo fare attenzione perché devo usare la preposizione articolata, quindi da più articolo, ricordando sempre che però ha la funzione di modo a luogo. Concludiamo la nostra spiegazione con l'ultimo errore più frequente, l'errore numero 5. Bene, se io dico domani parto a Napoli, è corretto? No, si dice domani parto per Napoli. Napoli in questo caso indica la destinazione. Certo, abbiamo studiato che quando vogliamo indicare la destinazione, quindi il modo a luogo, usiamo in oppure a. Perché allora qui non va bene? Perché con il verbo partire è necessario ricordarsi di usare la preposizione per, quindi partire per Napoli. Bene, come potete vedere, oggi abbiamo analizzato le preposizioni di luogo più importanti, partendo dagli errori commessi più frequentemente. Se vi è piaciuto questo video, allora mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Ricordate però di attivare la campanellina per non perdere le prossime video lezioni. E seguiteci sulla nostra pagina Facebook, Instagram e LinkedIn. E visitate il nostro sito classe-italiana.com. E poi ricordate che nell'info box qui sotto trovate un'attività gratuita per praticare le regole imparate oggi. Io vi saluto e vi ringrazio. Ciao da Laura di Classe Italiana!